questo fantastico nuovo video. Oggi trasformeremo il grammofono Rockor. Se non avete visto il video vi lascio qua in alto il link, andate a vederlo perché è molto bello, in una cassa Bluetooth. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Vediamo cosa dobbiamo fare. Eccoci, allora qui c'è il grammofono Rockor di cui vi ho parlato a inizio video. Qui ho una vecchia cassa Bluetooth, ho già aperto il frontalino, la apro. Allora qui abbiamo la scheda con l'attacco per le casse e l'attacco per l'accensione e il volume. Bene, adesso passiamo ad assemblarlo dentro al grammofono. Qui c'è la batteria ricaricabile per poterlo caricare tramite l'uscita micro USB. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è smontare la parte del grammofono, quella per la diffusione dell'audio. Tagliamo i fili dell'altoparlante che era in dotazione, che è abbastanza scrauso, e vediamo di mettere quello delle casse che è un po' più grosso, ma cerchiamo di adattarlo in qualche modo. Ok, ho inserito l'altoparlante della cassa Bluetooth. Adesso pratico una saldatura nella congiunzione tra il filo del vecchio speaker a quello nuovo. Io l'avevo già fatto in realtà, ragazzi, ma la telecamera non ha ripreso bene, quindi vi faccio vedere. Ho fatto saldatura qua e qua, la rinforzo un po'. L'altoparlante l'ho fissato con un ciano acrilato, quindi ATAC, ma volevo metterci anche un po' di colla caldo. Non serve che sia fermissimo, serve che sia fermo per il momento in cui noi andremo a rimontarlo. Ok, adesso andiamo a rimontare tutti i pezzi che abbiamo staccato. Bene, adesso che ho rincollato le parti e riavvitato le parti del grammofono, apro la parte superiore. Qui c'è il punto in cui vorrei mettere la scheda madre della cassa Bluetooth. Qui tagliamo questi cavi perché intanto non li useremo più, e tagliamo i cavi che andranno collegati alla scheda madre. Togliamo la scatoletta del grammofono. Vorrei cercare di mettere qui il volume dell'altoparlante in qualche modo, anche se non è una cosa semplicissima. Allora proporrei di fare un taglio lungo questa parte in modo da poter inserire nella scanalatura che andrà a formarsi il pezzo di scheda. La fortuna è che il legno di balsa è veramente delicato, quindi si può fare tranquillamente con un cacciavite piatto.
Facendo questo lavoro tenete in conto che dovrete usare della colla perché, come vi ho spiegato adesso, il legno è veramente fragile, quindi sicuramente romperete qualcosa, ma poco male. Poi gli aggiustamenti estetici si possono fare alla fine. I fili li faccio passare sotto perché la scheda madre la andrò a mettere sotto al grammofono. Bene, adesso rimonto la parte alta. Bene ragazzi, proviamo il grammofono Bluetooth, lo accendiamo e proviamo a sentire una canzone di YouTube per non essere bannati con la copyright. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti, noi ci vedremo per un altro video speciale, ciao ciao!